Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la prima parte di luglio 2023. Ok. Wow, abbiamo la carta della forza, amici dei pesci. Si parla di forza morale, di forza di volontà, forza di intenti, forza d'animo, apertura di cuore. E normalmente quando c'è la carta della forza, se siete in una fase dove dovete scegliere, dove dovete effettuare una scelta o un passaggio, normalmente è un momento positivo, è una scelta fatta con successo. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto, come dico sempre, le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere, e se non sapete come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida che spiega proprio come farlo e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Andiamo a vedere per questa prima parte di luglio. Ok. Allora, partiamo con la temperanza, un asso di spade, la carta della luna, un re di pentacoli, un 5 di spade, un 2 di coppe e un 6 di spade. Ragazzi, partendo con la carta della temperanza, qui c'è un discorso, un tema che richiede particolare pazienza o dove voi state portando pazienza. Potrebbe essere inerente a una verità che viene a galla piuttosto che a un nuovo ordine mentale. Tenete presente che quando c'è un asso di spade si parla sempre di qualcuno che chiacchiera, che parla, che chiarifica, che taglia quelli che sono. La spada tecnicamente taglia i pensieri e li rimette in ordine, taglia quello che non serve più. È un uno, quindi è un inizio, come se ci fosse una sorta di nuova idea. Abbiamo poi anche la carta della luna e potrebbe rappresentare della paura, della nostalgia o questioni, sentimenti legati al passato che ritornano a galla. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo un re di pentacoli. Qui il re di pentacoli, ragazzi, può fare riferimento o a un genitore o alla vostra persona di interesse. Probabilmente potreste avere nostalgia di un certo tipo di solidità, anche solo se non è proprio una persona questo re. Il 5 di spade, il 2 di coppe e il 6 di spade li andiamo a vedere poi dopo direttamente con i mini tarocchi. Adesso andiamo a vedere la temperanza. Ok, allora abbiamo un re di bastoni e un 9 di bastoni al contrario. È come se dovesse cercare una via di mezzo tra quello che è il dominare le forze esterne e dominare le forze interne. Con il re di bastoni, che è lo stratega, colui che domina l'energia, c'è questa sorta di, diciamo, controllo del mondo esterno. Però poi, avendo questo 9 di bastoni al contrario, qui è come se si dovessero abbassare certe difese da un punto di vista interno, cioè un po' come abbassare i muri. Mi verrebbe anche da dire essere onesti con voi stessi, perché vedo che comunque c'è la carta della luna e molto spesso parla di proiezioni. Andiamo a vedere l'asso di spade. Giustamente, fante di spade e regina di pentacoli. Notate come abbiamo regina di pentacoli e re di pentacoli. Qui è come se ci fosse qualche questione da chiarire, da riequilibrare anche. Come l'idea che qualcuno di voi si occupi
di molte più cose di quelle che in realtà potrebbero competere all'interno della coppia, all'interno della famiglia. Ok, andiamo alla carta della luna. Abbiamo un fante di pentacoli e un 8 di coppe. Ragazzi, guardate, l'otto di coppe è anche una carta, diciamo, lunare, una carta di ricerca interna e avendo anche il fante di pentacoli, come se doveste iniziare proprio un percorso di introspezione, un percorso di analisi dei vostri pensieri, un percorso che vi possa permettere di mettere in ordine sia i pensieri ma anche le emozioni. Perché? Perché la ricerca dell'otto di coppe è una ricerca emotiva, è come un andare a fondo delle proprie emozioni. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Abbiamo un 10 di bastoni e la regina di bastoni. Qui avevamo il re di bastoni e qui abbiamo re e regina di pentacoli. Qui ho come la sensazione che ci sia la voglia di lasciarsi indietro qualche questione legata al pubblico, mi verrebbe da dire. Perché la regina di bastoni è sempre quella figura molto presente nella società, agli occhi del pubblico, appunto. Anzi, è proprio una di quelle persone che fa questo tipo di lavoro associato col pubblico, magari è un'organizzatrice di eventi o comunque è un po' il suo ruolo, stare nella società, brillare nella società, diciamo così. Ma per qualcuno è come se con questo 10 di bastoni si volesse lasciare indietro questo tipo di responsabilità, di peso. È come se ci fosse un ruolo, un risultato raggiunto che in qualche modo pesa. Se il re di bastoni non è la vostra energia, quindi quel ruolo di cui ho appena parlato, può essere una persona, per qualcuno c'è qualche questione da lasciarsi indietro con il re di pentacoli. Andiamo a vedere il 5 di spade al contrario, una carta è caduta, adesso la recupero. Abbiamo un 6 di coppe al contrario e la carta della stella. Sento aria di un sogno, è come se qualcuno qui stesse aspettando qualcosa. Però avendo questo 5 di spade al contrario, ragazzi, c'è confusione mentale. C'è un po' di, secondo me, avendo la luna, il 6 di coppa al contrario, il 5 di spade, c'è qualche tipo di proiezione mentale inerente a una relazione, inerente a come, per esempio, deve essere la relazione tipica. Sì, ho come la sensazione che qui dobbiate ripulire un pochettino le idee romantiche dell'infanzia con questo 6 di coppe. Perché è vero, la stella è la carta che parla di sogni, è la carta che parla di intuizioni e anche di porsi un obiettivo. Però è come se avesse un obiettivo un po' ehm, un sogno anche, perché sono due carte che parlano di sogni, ma è come se fosse un sogno un po' troppo romantico, un po' troppo nostalgico con questa luna. Andiamo a vedere il 2 di coppe, perché nonostante tutto, nonostante la confusione, abbiamo comunque il 2 di coppe che parla di nuovi inizi, di nuove relazioni e di compromessi. Ok, allora abbiamo l'8 di pentacoli e la carta della forza che è un altro 8 tra l'altro, quindi abbiamo 2 8. Qui ho come la sensazione che potrebbe esserci tra voi e questa persona un compromesso di tipo lavorativo o comunque un compromesso di tipo quotidiano. E c'è bisogno di forza morale e forza di volontà per far andare avanti piuttosto che far crescere questo tipo di accordo, di compromesso, di fidanzamento, perché il 2 di coppe è la carta del fidanzamento. Vi dico, avete comunque due coppie di figure dello stesso seme, bastoni e pentacoli. E c'è anche un 2 di coppe. Potrebbe proprio essere una coppia per destino la vostra.
Andiamo a vedere il 6 di spade, perché il 6 di spade normalmente parla di qualche tipo di idea o credenza da lasciare indietro, e sono quelle credenze che si sono acquisite durante l'infanzia. E abbiamo l'eremita e il 6 di denari. Come se ci fosse qualche cosa da rielaborare ehm, a livello di quello che si dà e di quello che si riceve. Cioè come se ci fossero da rielaborare un pochettino gli equilibri probabilmente della coppia, piuttosto che il tempo per stare soli o quello che si può affrontare soli. O mi viene anche da dire, è un po' come se doveste ricalibrare quello che si condivide, perché bisognerebbe condividere anche l'introspezione interiore, anche il senso di solitudine che state provando. Che interessante. Guardate, in realtà, a parte questo momento iniziale dove c'è la guarigione, c'è questo mettere in ordine i pensieri, l'unica parte un pochettino così potrebbe essere questo 6 di coppe al contrario, il 10 di bastoni e la carta della luna, che parlano un po' di proiezione di qualche cosa che si vorrebbe lasciare indietro, non si ha più voglia di portarsi dietro certi pesi, magari un ruolo, magari la figura o l'influenza di un genitore. Si vorrebbe semplicemente andare avanti per perseguire il proprio sogno. E nonostante ci sia questa confusione mentale e anche questo condizionamento, perché il 5 di spade al contrario parla di condizionamento, ragazzi, arriviamo al 2 di coppe. Quindi arriviamo a quello che è un compromesso, un fidanzamento, un possibile accordo, parla anche di nuovo incontro di innamoramento, ok? Vi dico, avete due volte la carta della forza, quindi potrebbe essere letteralmente il segno del leone, oppure avendo anche il re di bastoni qui, un segno di fuoco, un segno di terra. E a me non piace mai molto dire i segni, però avendo proprio la forza così lampante due volte. Va bene, andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Perché mi è difficile essere positivo o positiva? Mm. Sì, probabilmente c'è questo 5 di spade, questa confusione mentale ehm, che vi annebbia un pochettino la vista, appunto. E penso che parte di questa nebbia sia anche dovuto al modo in cui siete cresciuti, cioè se siete cresciuti in un ambiente familiare sempre negativo e dopo magari 25-30 anni o 40 che frequentate assiduamente la vostra famiglia, a un certo punto vi staccate, perché normalmente il distacco arriva tra i 40 e i 45 anni a livello di ciclo karmico. È facile che ci si rimetta un attimino in discussione, che si dica ok, questo è diciamo il karma o comunque il modo di pensare dei miei genitori, adesso per me non è più valido. Ok, andiamo a vedere ragazzi un oracolo per vedere che cos'altro hanno da dirvi. Ok, allora abbiamo la carta numero 5 che parla dei re magi. I re magi seguivano la stella polare, ok, per raggiungere il loro obiettivo. È un po' come se vi dicessero di seguire il vostro nord. E parla di chiarezza mentale, che è un po' proprio quello che andrete a rielaborare qui con questo 5 di spade. È un lavoro che va fatto quotidianamente, secondo me, e bisogna passare attraverso la vostra ricerca interna. È come se prima doveste imparare a decifrare le vostre emozioni, catalogarle, dopodiché vi si metteranno in ordine anche i pensieri. E poi abbiamo la carta numero 29 che parla di, guardate, ve la metto qua vicino al 2 di coppe perché parla di contratti, di compromessi e di partnership, non so come si traduce in italiano correttamente, però comunque di partner, di collaborazioni. Mm? Wow, cari amici dei pesci, direi che è una bella lettura. Sento tanta apertura del cuore perché sia la forza che il 6 di pentacoli, anche la forza è ripetuta qui, mi richiamano molto questo aprirsi al mondo, questo quarto chakra spalancato,
anche il fatto che ci siano delle possibili connessioni. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare il prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, lasciare un commento e se volete poi sostenere in modo attivo il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. La sezione degli abbonamenti ha due fasce di prezzo. La prima è solo per sostenere il canale, con la seconda avrete accesso ai video di crescita spirituale e personale. Per quello che riguarda la differenza tra il percorso individuale e i video, il percorso individuale è cucito su di voi e si basa sulle credenze limitanti, specificatamente, mentre nel percorso, diciamo, che spiego nei video, è tutto quello che riguarda la crescita personale da un punto di vista ampio. Quindi tocco più temi, se vogliamo in modo meno specifico, però comunque do più temi, spunti di riflessione, temi di studio o come vogliate chiamarli, insomma. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!